Benvenuti sul canale, oggi siamo qua di nuovo con Martino Nicoletti. Ciao Martino, benvenuto, è sempre fighissimo averti sul canale. Ciao Susi, buongiorno, è sempre fighissimo anche per me essere invitato, poi tra l'altro era un bel pezzetto che io e te non ci vedevamo più su questi schermi, come si diceva una volta. Esatto. E intanto ne approfitto per fare l'annunzio dell'apertura del canale di Martino, il lupo della Steppa Channel, giusto? Bravissima, Lupo della Steppa Channel, che è il mio nuovo canale dove anche lì ci gira roba strana, forse meno strana della tua, ma, ma anche lì Di c'è cosa, c'è di cosa robetta. parlerai sul lupo della Steppa? Di cosa Ma si il lupo della steppa è molto spiritualità, esoterismo, quindi molto, molto il versante dell'Oriente e anche antropologia, perché come sai questo tanto è il mio background, quindi begli parla? interventi, ma anche su roba che ti interessa a te. E ultimamente abbiamo fatto delle cose sulle streghe, sai, quindi Eh sì, di direi temi interessanti se ne toccano. ad ampio raggio come nel tuo stile di antropologo, diciamo. Ma Esatto. oggi siamo qua per parlare di un argomento che penso interessi veramente a tutti, che sia competenza di tutti, dato che tutti Sadamori. Comunque, il libro tibetano dei morti. Il libro tibetano dei morti e cosa succede dopo, secondo questa cultura? Io Martino ti lascio subito la parola e ti lascio Io libero. lo prendo subito il testimone e vado. Allora, sì, qualche giorno fa con te, Susi, dicevamo, dai, facciamo qualcosa di interessante. Abbiamo detto, il mondo tibetano affascina sempre, ma perché è talmente interessante che per forza affascina. Il tema, della morte, ahimè, come dicevi tu, ci interpella tutti, ma è interessante vedere come questa, civiltà, i tibetani hanno elaborato un sistema di interpretazione della morte e hanno poi una serie di insegnamenti che riguardano proprio l'aldilà, che da noi nel nostro mondo occidentale, come tu sai, sono stati, diciamo, travasati qua con questo termine, il famoso libro tibetano dei morti, che delle persone che ci seguono conoscono, almeno come titolo, forse anche come contenuto. E cos'è questo libro tibetano dei morti? Allora, tanto per cominciare, questo nome così ce lo siamo inventati noi occidentali, non c'è un libro tibetano che si chiama Libro tibetano dei morti, ma esiste una serie di testi che sono chiamati in tibetano Bardo Tödel, che esistono sia nella religione buddista tibetana sia nella religione pre-buddista tibetana, che è il Bön, quindi la religione che esisteva in Tibet prima dell'arrivo del buddismo, che significa letteralmente la liberazione attraverso l'ascolto. E la liberazione attraverso l'ascolto, poi c'è questa parola bardo, nel bardo, che significa nel periodo che intercorre tra la morte di una persona e la sua eventuale successiva rinascita. Quindi quando parliamo di Bardo Tödel sono degli insegnamenti sacri che riguardano principalmente questo delicatissimo momento, che è il momento da cui noi moriamo, fisicamente, poi lo spiegheremo meglio in dettaglio, quando si muore realmente secondo i tibetani, e poi tutto il viaggio della persona o di ciò che resta della persona, quindi del suo principio cosciente, fino alla nascita successiva. Bardo Todol quindi parla esattamente di questo. Bardo significa periodo intermedio ed è quindi proprio questo periodo tra morte e rinascita, anche se poi i tibetani usano questo termine bardo in molti altri contesti. Per loro tutto è un periodo intermedio. È un periodo intermedio, loro lo chiamano il bardo della vita, quindi dal momento del concepimento al momento in cui non moriamo, quello è già un periodo di tempo che si chiama bardo della vita. Poi esiste un altro bardo, che è appunto il bardo della morte, poi c'è un bardo che è quello vero e proprio della reincarnazione. Per quello che riguarda il bardo, appunto, bardo Todel, il bardo che serve ai morenti e a coloro che sono già andati nell'aldilà, sono degli insegnamenti che servono a far sì che il defunto possa utilizzare al meglio, diciamo nella maniera più efficace, l'esperienza della morte per far sì che attraverso questa esperienza possa
o ottenere la liberazione, quindi come dicono loro, uscire dal ciclo ininterrotto di nascite e di morti, o se questo, e poi spiegheremo perché, il defunto non riesce a farlo, servono però a propiziare, far sì che il defunto abbia almeno una rinascita felice. Lo sappiamo tutti, i buddisti come gli indù credono alla reincarnazione, quindi significa che non pensano che noi abbiamo soltanto questa vita, noi esistevamo prima, continueremo ad esistere dopo, solo che il destino che noi, verso cui ci avviamo e da cui proveniamo è legato al nostro karma. Quindi è il peso, il bagaglio delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole, il nostro grado di evoluzione interiore è quello che in un qualche modo determina ciò che siamo noi, perché abbiamo compiuto qualcosa in passato, e ciò che saremo se compiamo, se facciamo determinate azioni, se ci muoviamo verso uno sviluppo spirituale oppure no, se viviamo in poche parole da buoni esseri umani, da animali o da persone che addirittura vogliono uscire dal ciclo ininterrotto di nascite e morti e quindi ottenere quella che in ambito buddista, con un termine spesso frainteso, ma lo utilizziamo tanto per semplificare, è quindi la realizzazione della buddhità e quindi entrare nella condizione di nirvana. Quindi questo grosso modo. Quando diciamo questo, Susi, questo forse è interessante, dice, ma perché questo libro si chiama Liberazione attraverso l'udire? Che c'è da udire? Perché questi insegnamenti, non a caso, sia in passato sia ancora oggi, sono dei testi che normalmente vengono recitati dai monaci o dalle persone che conoscono questo testo alla persona che sta morendo. Quindi sono delle istruzioni molto concrete, ti dicono adesso ti sta succedendo questo, poi succederà questo, poi ti accadrà quest'altro. Quindi o sono i monaci che lo fanno, sono delle persone competenti e vengono recitati o al morente o alla persona appena dopo il trapasso. Cosa è che bisogna spiegare in poche parole, Susi, perché questo è l'importante? Sono delle istruzioni che ti spiegano veramente uno come accade il processo della morte e cosa accade dopo che questo processo è terminato. Questo penso interessi a tutti, al di là veramente del fatto credo o non credo. I tibetani hanno elaborato un metodo molto dettagliato, molto analitico di quello che è il processo del morire e loro lo descrivono come una dissoluzione progressiva degli elementi. Allora, il nostro corpo è fatto di terra, 5 elementi compattati e messi insieme, anche se noi non li vediamo così perché sono tutti mescolati. Terra, acqua, aria, fuoco, spazio. Lo spazio è lo spazio del nostro corpo che è uguale allo spazio, scusami, al di fuori di noi. Nel momento della morte, quando iniziano i primi segni del decadimento del corpo, e a quel punto stiamo già nella strada di non ritorno, non potremo mai più guarire. Da un certo momento in poi il processo, quando si innesca il processo della morte, inesorabilmente andiamo verso quel punto là. Cosa dicono i tibetani? I nostri elementi fisici cominciano a disgregarsi in un ordine molto particolare, dagli elementi più pesanti e grossolani a quelli più sottili. La terra si dissolve e appare l'elemento acqua che diventa importante, poi gli elementi liquidi del corpo, anche quelli cominciano a disgregarsi, per poi disgregarsi l'elemento fuoco, l'elemento aria e infine l'elemento spazio. Questo è detto in generale, ma è interessante perché il bardo Tödel ti racconta e ti spiega cosa accade alla tua persona via via che questo processo oramai è stato avviato. E sono tutte quelle sensazioni che purtroppo se voi avete avuto la disgrazia o forse la fortuna di accompagnare un morente, diciamo, verso l'ultimo capitolo della sua vita, si traducono nell'esperienza del morente in tutte quelle sensazioni che spesso chi sta in una dimensione di agonia descrive. Ad esempio l'elemento terra che si dissolve da un senso di uno sprofondare in una sorta di abisso, l'elemento acqua c'è una secchezza a livello della bocca, quindi c'è un'arsura molto forte, l'elemento fuoco è la perdita del calore, che quindi dalle parti periferiche del corpo poi si concentra invece nella zona centrale e la parte calda che rimarrà per ultimo calda è il cuore, per poi arrivare fino
quindi al processo della morte. Nel momento in cui il battito cardiaco si arresta, il respiro si frena, finisce, da quel momento inizia il vero e proprio momento della morte. Però, cara Susi, è lì che, tra virgolette, cominciano i giochi, dicono i tibetani, ed è lì che inizia il viaggio, potremmo dire, nell'aldilà del defunto. Anche questo è descritto dai tibetani in maniera molto dettagliata. Allora, la vita non finisce qui, noi abbiamo una natura illuminata all'interno di noi, che è la natura Buddha, che trascende sia la nascita che la morte, che nel corso della nostra vita, Susi, è fortunato chi pratica e chi riesce a avere esperienza di questa nostra natura, potremmo dire, immortale e profonda, perché se no nella maggior parte dei nostri esseri in realtà questa nostra natura è velata da un'ignoranza, non la riusciamo a cogliere. Però guarda caso, nel momento in cui avviene la morte, per qualche brevissimo istante, dicono i tibetani, tu hai la possibilità di riconoscere, di fare esperienza di questa tua natura illuminata. È un bagliore per persone come noi, che praticano poco, che non hanno niente, per niente praticato, è invece un periodo molto lungo per i grandi praticanti che hanno, nel momento in cui avviene la morte e si ha questa esperienza, hanno la possibilità di rimanere in uno stato contemplativo di questa dimensione profonda di noi e a quel punto liberarsi, quindi uscire definitivamente dal ciclo di nascite e di morti, perché il riconoscimento di questa nostra natura profonda è quello che ci permette di andare al di là del grande caos, potremmo dire con un termine brutto, del gran casino dentro cui noi siamo da millenni, che è appunto il ciclo ininterrotto di nascite e morti. Questo accade ovviamente per le persone che hanno grandi capacità come pratica e che hanno quindi già maturato all'interno di loro degli stati di coscienza particolarmente profondi. Cosa succede? Quindi diciamo le persone che hanno la capacità di riconoscere e si manifesta nel momento della morte come una luce infinita. Tutto diventa prima un cielo chiaro. Immagina il defunto, la prima esperienza che ha quando si è fermato il respiro e si è fermato anche quello che loro chiamano il respiro sottile, che dura all'interno del corpo umano per 3 giorni e 4 notti, poi magari lo spieghiamo in dettaglio. Lì la prima esperienza è quella di trovarsi all'interno di uno spazio sconfinato, come un cielo blu. E quella noi facciamo esperienza della nostra natura divina, nella sua totalità, nella sua purezza, senza attributi. Per questo loro dicono è come un cielo infinito. Non c'è niente, ma non è perché non c'è niente. Non c'è niente perché c'è tutto, quindi non c'è niente di particolare. Subito dopo questo cielo azzurro diventa una grande luce infinita, che loro la chiamano la chiara luce. Quindi la tua coscienza è tutto ciò che il defunto percepisce, è soltanto luce. Ma luce, non luce fisica, quindi è una luce connaturata di beatitudine, connaturata di consapevolezza. Se tu riesci a capire questo sono io, questa è la mia natura divina, e rimanere lì dentro, i giochi sono fatti, te ne vai, cioè vai nel nirvana. Ma non tutti ci riescono, anzi potremmo dire è una persona su 1 milione di persone che riescono forse a far questo. Se non accade questo riconoscimento, vengono come se venissero date altre prove. Allora il defunto comincia da quel momento, questa luce originaria bianca, comincia a diventare una luce di 5 colori, come la luce dell'arcobaleno, in poche parole, e pian piano questi 5 colori è come se andassero a intessersi in delle forme, prima molto sottili e impalpabili, poi man mano che il tempo passa molto più concrete e cominciano a prendere, dice il bardo Teodoro, la forma di delle divinità. Prima sono divinità pacifiche, poi sono divinità irate. Non sono delle divinità come ce le immaginiamo noi, non c'è più il corpo, quindi i nostri sensi sottili, immagina, Susi, sono aperti, si dice la nostra consapevolezza è almeno 7 volte più ampia e più sottile, più profonda di come l'abbiamo con la nostra vita ordinaria. Quindi queste divinità, man mano che appaiono, occupano interamente lo spazio.
Quindi puoi magari vedere una divinità che hai praticato perché è la tua divinità di meditazione durante la vita, ti appare, ma ti appare che occupa l'intero universo. Quindi pensa tu che dimensione. Mm? Se in questa situazione il defunto, grazie anche ai consigli che gli vengono dati dai monaci che stanno recitando ancora il testo sacro del Bardo Thodol, riesce a dire: ah, questa altro non è, questa divinità che è una proiezione esterna della mia mente illuminata. Se riesce a far questo, la mente del praticante e la divinità è come se si fondessero Sì, sì. e te ne vai, raggiungi il nirvana. Se questo non accade, queste divinità che all'inizio sono benevole, pacifiche, cominciano a trasformarsi e assumono un aspetto molto dinamico e si chiamano divinità irate. Quindi assumono, diciamo, è il corrispettivo illuminato e spirituale delle nostre emozioni. Quindi è come a livello divino, come una collera divina, una rabbia divina, una ferocia divina, quindi cambiano di volto, diventano tutte delle divinità feroci. Quindi qui capisci è più difficile perché il defunto può anche cominciare a dire: oh oh, non sono pacifiche, mi fanno paura. Quindi ancora c'è il rischio di una maggiore presa di distanza. Ma se anche qui il praticante si ricorda: questo altro non è che la proiezione della mia mente illuminata, quindi è la mia mente che le sta proiettando, di nuovo avviene il riconoscimento e te ne vai. Mm? Poi che succede? Da quel momento in poi, se il defunto non ha, diciamo, saputo utilizzare queste occasioni che ognuno di noi ha in questo periodo del post-mortem, ahimè, il vecchio bagaglio karmico che ognuno aveva in vita, gli attaccamenti, le emozioni negative e quant'altro, cominciano pian piano a risalire in superficie. E quindi tu non vai più a proiettare delle cose che riguardano la tua mente illuminata, ma cominci a proiettare fuori di te quello che sono i tuoi bagagli karmici. E lì, cara mia, purtroppo è un po' la china che scende. Fino adesso ti è andata bene, adesso comincia a scendere questa parabola e ti stai a questo punto avviando non verso la liberazione, ma verso una nuova incarnazione. E a quel punto, dice il Bardo Thodol, a seconda del bagaglio karmico maturato dalla persona nella vita precedente o nelle vite passate ancora, comincia a crearsi intorno al defunto un nuovo panorama, con tutte le proiezioni di quello che è questo suo bagaglio passato, e quindi comincia ad esempio a vedere da lontano la dimensione entro cui va a rinascere. Può essere una dimensione umana, molto raramente, una dimensione animale, una dimensione infernale o anche una dimensione divina, se magari si è comportato bene, ok? Comincia piano piano quindi a vedere non solo il regno entro cui andrà a incarnarsi, ma anche i propri futuri genitori. E anche lì però il Bardo Thodol dà delle indicazioni, come dire, veramente questa è l'ultima occasione che ti diamo, almeno proviamo a farti, già che riscendi, che devi ripiare in un corpo, ti aiutiamo in un qualche modo a trovare un corpo adatto. Quindi danno indicazioni del tipo: scegli bene i tuoi genitori, attenzione, quelli no, quelli sì, dà delle Perché poi indicazioni. è tutto finalizzato all'arrivo al nirvana, cioè ogni scelta è tutta una meccanica che cerca di innescare la coscienza divina, diciamo. Bravissima, quindi Ecco. però in questo caso, visto che in un qualche modo non sei riuscito a ottenere il nirvana in questo primo periodo, ti viene detto, se non altro ti aiutiamo a rientrare in delle condizioni che ti permettano poi di sviluppare virtù, qualità, di poter meditare e quindi al prossimo giro di fare in modo che le cose vadano meglio. E quindi vengono date queste indicazioni perché la coscienza del defunto in quel momento, secondo il suo livello karmico e la sua purezza mentale o non purezza mentale, c'è il rischio che, su questo i testi sono molto chiari, appena vedono due genitori che stanno copulando, quindi che stanno facendo sesso, cerca di andarsi a infilare in quella coppia. Se è una coppia umana, rinasci come essere umano; se è una coppia di moscerini, nasci come moscerini; se è una coppia di gatti, nasci fra gli animali; e se è una coppia di demoni, nasci tra i demoni.
Quindi, come vedi, il Bardo Theodol serve proprio a dare delle indicazioni in questo periodo che, come vedi, è delicatissimo. Io ho proprio fatto, Susi, una super zippata, non me ne abbiano male coloro che conoscono bene questa materia e gli stessi praticanti, perché sanno benissimo che ho cercato di fare una massima semplificazione perché è un tema veramente sterminato. Periodo delicato che tradizionalmente Susi dura 49 giorni. Loro dicono da che una persona muore a che si rincarna durano 49 giorni, però questo è un termine generale perché sono 49 giorni nella percezione del defunto. Quindi per alcuni defunti 49 giorni può essere un secondo. È talmente rapido questo passaggio e tutte queste esperienze che noi abbiamo descritto che, pum, sei morto e poco dopo sei già reincarnato. Per altri invece può durare anni, centinaia di anni, migliaia di anni. E questo vale soprattutto per quelle persone, purtroppo va detto, che sono spesso morte di cause violente, come ad esempio persone suicide, per le quali l'evento della morte è talmente traumatico che loro ci mettono già tantissimo tempo a rendersi conto che sono stati sbalzati o si sono sbalzati in maniera fulminea da un sistema di vita a un altro, Sì, quindi anche dalla perché a vita quel alla morte. punto non esiste quel processo che va a spegnere terra, aria, acqua, fuoco, liquido, cioè non esiste, quindi è talmente violenta che non hai neanche il tempo di... Ho capito. Esatto, esatto. Non è, propriamente non è che non esiste, esiste sempre. Il problema, Susi, è che diventa una frazione di secondo. Sì. Immagina una persona che ha la possibilità di morire come accadeva una volta in casa, tranquilla, assistita, È un processo lento che accade. Una persona che ha un incidente, diciamo un incidente stradale, ad esempio, tutto questo lo vive, ma lo vive in una microfrazione di secondo. Quindi la coscienza di un defunto, lo capiamo da soli, è una coscienza particolarmente scossa. Volevo dire una cosa, poi se c'hai qualche curiosità ti lascio ovviamente parlare, che ho fatto una tirata unica, ma mi hai lasciato il testimone, ho detto vabbè, Vedi, andiamo dritto per dritto. io guarda, il libro tibetano dei morti, tra l'altro ce l'ho, l'avevo letto capendone, penso uno 0,0 niente per cento circa, ma l'avevo letto Ok, proprio da ragazzina perché poi è un librone eh, ci grande. dà, sì. Sì, per quanto io non abbia capito, però mi rendo conto adesso sentendolo spiegare che avevo capito per Avevi assurdo. capito? Incredibile. Eh. Ah, sì, non l'avrei detto, non l'avrei detto, perché era uno dei miei grandi fallimenti, il libro tibetano dei morti. Ero arrivata alla fine e avevo detto, ma vabbè, ok. Se è così è dura comunque, l'è dura, come si dice. Senti, no, ma è che ti volevo dire una cosa che magari interessa ad alcune delle persone che ci stanno ascoltando. Ah, io avrei una domanda da farti, specifica, Sì, che è una vai. domanda che io penso è molto comune questa domanda, Mm, però se l'essere umano vive di reincarnazione in reincarnazione, poi vabbè io ho tutto il sì, pensiero personale, ma esula da questo discorso ok. antropologico, ok? Ma Sì. perché la popolazione mondiale continua ad aumentare? Da dove arrivano tutte queste persone, tutte queste anime nuove? Allora, come prima accennavo, i tibetani, ma non solo i tibetani, credono che noi ci possiamo reincarnare, diciamo, in una quantità infinita di modalità di esseri viventi, ok? Noi in particolare nel mondo tibetano si parla appunto del regno animale, di quelli che sono chiamati i sei regni, un regno animale, un regno umano, un regno divino, un regno di entità, loro li chiamano titani, sono dei semidei che sono agitati dalle emozioni negative, forse quello ti accende a te qualche lampadina su gente poco simpatica. Il regno di entità demoniache, cioè scusa, di entità infernali che sono mani e piedi dentro la sofferenza, e poi c'è una categoria che sono considerati gli spiriti affamati, che è una categoria di esseri che sono sempre in cerca di qualcosa, non sono mai saziati di niente. Il loro strazio è essere sempre in cerca e tutto quello che ottengono non è mai abbastanza, ma anche questo parla molto agli esseri della nostra epoca. Quindi noi possiamo fare questi giri in tutti i sensi. Sì, sì. Quello che tu mi puoi dire, com'è possibile che i tibetani
e gli orientali in genere ti dicono sempre che la nascita umana è una nascita difficilissima da ottenere, bisogna avere un karma tanto positivo per ottenere una nascita umana, e com'è possibile allora che la popolazione terrestre di esseri umani aumenta? Per il semplice fatto, provo a risponderti su questo, che non basta avere un corpo umano per sfruttare il potenziale che abbiamo come uomini. Quindi probabilmente abbiamo realmente faticato per ottenere un corpo umano, ma lo vediamo attorno a noi, ne facciamo un uso orribile, cioè non stiamo sfruttando questa occasione. Quindi non è la quantità numerica di esseri umani o di esseri viventi che noi con cui entriamo in contatto che ci dà le grandi indicazioni su chi, come e quando, ma è soprattutto capire il karma, quindi l'attitudine, il livello di maturazione, di consapevolezza della persona all'interno di quel corpo. Quindi questo è importante. E ti volevo dire una piccola cosa, e magari interessa, che dici, ah, ma queste cose tibetane, Martino, che dici, ok, abbiamo capito, ma ad esempio noi come occidentali, e lasciamo per il momento fuori tutto il discorso paradiso, purgatorio, magari ne parliamo un'altra volta, se no veramente andiamo troppo lontani, andiamo tutti e due in orbita, però qualcuno, e mi è capitato spesso, dice, ma i tibetani ad esempio ci credono che però i morti in questo periodo del bardo possono entrare in contatto con i vivi e noi possiamo entrare in contatto con i morti? Ora, senza che la cultura tibetana sia una cultura che ha coltivato la medianità o cose del genere, però gli stessi tibetani ci dicono che in questo periodo del bardo, soprattutto nei primi momenti dopo che la persona è morta, il defunto, la consapevolezza del defunto è come se fosse circondata, dicono loro, da un corpo sottile, che rimane impregnato dei ricordi, delle emozioni, della storia, degli attaccamenti che quella persona aveva in vita. È come una sorta di doppio nostro, che quindi conserva la nostra impronta, ma che ce lo portiamo dietro in questa, almeno nelle prime fasi del bardo. Quella parte là, che è tra virgolette spirituale, ma non tanto spirituale, sta un po' a mezza strada tra il materiale e lo spirituale, quella parte della persona può assolutamente entrare in contatto con i viventi, e a moltissimi di noi è capitato che quando una persona è morta spesso la sogniamo, o durante il sogno ci dice delle cose come se fosse viva, è ancora sulla terra, proprio perché ancora in questo periodo, diciamo, il defunto e la dimensione terrestre dei suoi effetti non si sono completamente sganciati. E questo è anche positivo perché significa che in questa fase delicata, Susi, se gli esseri viventi, se gli amici, se i parenti vogliono fare qualcosa di positivo per aiutare il defunto in questo viaggio, preghiere, rituali e quant'altro, lo possono fare perché ancora questo legame non si è del tutto spezzato. Meraviglioso, incredibile questa cosa. Questi tibetani ancora ce n'hanno parecchio da insegnare, e tutto questo veramente in una maniera molto, molto analitica e molto poco, come si dice, che non domanda crederci o non crederci. Loro ti dicono, secondo noi l'interpretazione è questa, e effettivamente per tutto quello che riguarda il processo del morire, loro hanno delle conoscenze talmente approfondite di quello che è la consapevolezza di una persona che se ne sta andando, che veramente ci sono pochi paragoni in altre tradizioni spirituali. Martino, io volevo farti una domanda un po' più terra a terra. Procedendo con la cremazione dei nostri cari, andiamo a fare del danno? Cioè creiamo qualcosa che non va creato? Allora, non è una domanda terra, è una domanda importantissima e molto profonda quella che hai fatto. Allora, provo a risponderti facendoti un micro preambolo rapidissimo. Allora, lo dicevamo prima, i tibetani pensano che noi non è che quando si ferma il cuore, si ferma il respiro, siamo veramente morti. Ancora c'è un altro pezzo che rimane, perché la consapevolezza del defunto, dicono loro, continua a rimanere per 3 giorni e 4 notti in questa zona qua, Certo. quindi nel plesso solare, scusa, nel petto, nel chakra del cuore, potremmo dire per certi versi. È solo dopo questo periodo che il principio cosciente del defunto realmente se ne va dal corpo.
È per questa ragione che tradizionalmente i tibetani dicono sempre: non è solo importante cercare di accompagnare nella maniera più serena possibile il morente, ma anche quando è morto bisognerebbe non, dicono loro, disporre del corpo, cioè non bisognerebbe toccare il corpo per questo periodo che ho detto, 3 giorni e 4 notti. Perché? Perché la persona è ancora là. Mm? È solo dopo questo periodo che a quel punto del corpo ci fai l'inumazione, lo bruci come fanno loro alcune zone del Tibet, cioè lo smembramento e tutto il corpo del defunto viene dato in pasto agli avvoltoi in una maniera, una formula secondo me sublime di Sì, funerale, sì. però loro ti dicono prima è pericoloso. Quindi quello che dici tu, meglio sarebbe se il defunto può essere cremato dopo questo periodo, ma noi sappiamo come sta andando il mondo, quindi è tutto accelerato. Nel caso della cremazione, se si potesse, se il defunto muore in casa, la cosa migliore sarebbe lasciarlo in pace per questo periodo, ma guarda che, Susi, sono cose poi universali, da noi nella nostra cultura italiana, chissà perché si dice da sempre il funerale si fa 3 giorni dopo. Anche mia nonna lo Proprio, diceva, sì. bravissima, proprio per questo motivo si sa che il corpo deve decantare perché qualcosa dentro è ancora qualcosa, perché la persona ancora non è morta per davvero, totalmente se non altro. Mm? Ma ancora di più sappiamo cos'è la ospitalizzazione, medicalizzazione della morte, dove quello è proprio un nastro trasportatore. Quindi dici bene, mi hai fatto un domandone. Un altro segno della grande inciviltà della nostra civiltà è proprio il fatto che, a parte la modalità con cui noi uccidiamo i nostri cari prima che realmente siano morti, con accanimenti terapeutici oppure con altre modalità che in un qualche modo portano il morente ad accelerare questo processo, ma è incivile anche per tutto quello che non conserva di sacralità del momento in cui il corpo è ancora lì e, con, e della lentezza con cui questo corpo dovrebbe essere poi avviato al suo destino, cioè la cremazione, cioè l'inumazione e quant'altro. Proprio stiamo comprimendo tutto, ma in questo schiacciasassi che comprime tutto, Susi, stiamo anche comprimendo cose che sono fondamentali, perché adesso stiamo parlando di altri. Pensa se succede a noi che tu stai ancora lì in contemplazione della tua dimensione interiore e ti arriva un qualcuno che dice che dobbiamo farne di questo, dov'è che va buttato? Questo è il Mamma mia. mondo. E Mm. quale c'è? Qual è il rischio quindi concreto? Insomma, Che ovviamente crea dei traumi enormi alla persona che sta in quel passando. processo che è delicatissimo. Sei tu con te stesso, c'è silenzio, sei tu con le parti più profonde di te stesso, quello per te può essere un trampolino per non rientrare più in questo ciclo di cui abbiamo detto, in nascita di nuovo, quindi è proprio ti vado a dare una martellata a risvegliare proprio nel momento in cui tu hai bisogno di stare il più possibile in uno stato di contemplazione. Esatto. Guarda, sai, non sembra, ma ci pensi, perché poi l'esperienza purtroppo, magari di dover scegliere per un caro, l'abbiamo fatta tutti e io ci penso Ovvio. sempre. Ma magari ero giovane, quindi ho fatto un po' una scelta forse azzardata. No, Susi, io penso che molti di noi, e poi si sente, guarda, ancora posso aprire una parentesi un po' personale, nel personale non perché parlo di me, ma insomma intima di ciascuno di noi, immagino che ce la permetteranno i tuoi ascoltatori. La morte è veramente un aspetto delicato dove ancora si muovono in noi veramente delle antenne buone, di istinto. Cioè lo senti se per una persona cara fai una scelta e senti che è quella giusta, ok? Quindi l'importante è cercare di mantenere un'intenzione. Poi i tempi realmente, Susi, sono quelli che sono, eh? Non ci è più consentito, noi siamo oggetto di intrusioni da ogni parte, quindi non ci è manco più consentito avere quella libera scelta di dire, faccio un esempio, la persona cara che se ne va e tu dici, ok, io fra 3 giorni la faccio cremare perché era la sua volontà o è quello che io sento che forse lui voleva e ci sta bene. Però in genere questi 3 giorni sacri, sacerrimi, questo nostro mondo non ce li concede quasi Non mai. ce li dà. Mm? Esatto. È Quindi è terribile. importante mantenere un'intenzione. Poi se uno ha anche degli strumenti che crede, quello che è, ci sono pratiche, ci sono preghiere, ci sono modi veramente
per rimanere in contatto e cercare di aiutare le persone in questo momento delicato che tanto toccherà a tutti noi. È vero. Guarda, io Martino ti ringrazio tantissimo, è stata un'intervista bellissima, bellissima. Abbiamo trattato un tema che veramente è stato un piacere approfondire, anche perché appunto sono affari di tutti, questi è universale. Purtroppo per fortuna, perché si dice purtroppo, ma io ho dei dubbi che sia proprio un purtroppo. Per me è l'inizio di una nuova avventura, la morte. Io non riesco a vederla in maniera negativa. Per cui, Perfetto. insomma, e quindi ti ringrazio tantissimo per essere Grazie a te, stato Susi, con di avermi noi. dato l'opportunità così a corda libera di poter parlare di un tema così importante e delicato. Grazie davvero. Scherzi, ci mancherebbe. Anzi, ne approfittiamo per rinnovare l'invito sul Lupo della Steppa Channel, dove si tratteranno spesso questi argomenti fantastici. E noi ci rivediamo alla prossima puntata, perché sai che io ogni tanto ti devo tormentare, quindi voglio che torni, ti tormento. Così. Fossero tutti questi i tormenti, cara mia, ci Dai, metterei la firma. grazie Grazie, Susi, mille. Alla buon lavoro e prossima. buone cose. Ciao ciao ciao. Ciao.